Lezione 1. Vacanza da sogno. Acque che sembrano una vacanza da sogno. Hai esplorato qualche attrazione o attività locale? Sì, l'ho fatto. Ho visitato spiagge meravigliose e ho fatto snorkeling nelle acque cristalline. Sembra incredibile. Nuotare tra pesci colorati deve essere stato un momento culminante. Lo è stato davvero. Lo scenario sottomarino era mozzafiato e indimenticabile. Posso solo immaginare. Cos'altro hai avuto modo di sperimentare? Mi sono piaciuti anche i mercati locali dove ho assaggiato cibo delizioso e ho comprato souvenir. È fantastico. È sempre bello immergersi nella cultura locale. Esattamente. Queste esperienze rendono il viaggio ancora più memorabile. Non vedo l'ora di sapere di più sulle tue avventure in questa vacanza da sogno. Lezione 2. Opzioni per il pranzo. Magari un panino o un'insalata andrebbero bene per pranzo. Sono propenso a prendere un panino, sono così versatili e soddisfacenti. Sono d'accordo. Puoi farcirli con tanti ingredienti deliziosi. Esattamente. Adoro provare diverse combinazioni per mantenere le cose interessanti. Che tipo di panino pensi di fare? Sto pensando ad un classico tacchino e avocado. È sempre un successo. Sembra delizioso. Potrei optare per un panino vegetariano con hummus. Ottima scelta. È sano e ricco di sapore. Prepariamo insieme i nostri pranzi, sarà divertente cucinare in squadra. Lezione 3. Innovazioni storiche. Sapevate che la Detroit Edison Company, nel tempo libero, lavorò su una carrozza senza cavalli come prima automobile? È affascinante. È sorprendente come le innovazioni si siano evolute nel tempo. Sì. Il concetto di carrozza senza cavalli era rivoluzionario a quei tempi. Assolutamente. Ha cambiato il modo in cui le persone viaggiavano e trasportavano merci. È incredibile pensare a quanta strada abbiamo fatto da allora. Sì, i progressi tecnologici hanno trasformato radicalmente le nostre vite. Adoro conoscere le innovazioni storiche e il loro impatto sulla società. Anche io. È importante riconoscere i visionari che hanno aperto la strada al nostro mondo moderno. Continuiamo a esplorare insieme le invenzioni e la loro storia. Lezione 4. Decorazioni di compleanno. E ti ho detto che la mia amica Jane ha compiuto di recente il suo 10° compleanno? No, non l'hai fatto. Come ha festeggiato? La sua casa era decorata con palloncini e stelle filanti ovunque. Sembra festoso. Adoro l'atmosfera piacevole delle feste di compleanno. Lo è stato davvero. C'erano giochi, musica e tante risate. È fantastico. Aveva un tema per la festa? Sì, era un tema da principessa, quindi tutto era scintillante e colorato. Che divertimento! Posso solo immaginare quanto deve essere stata emozionata. Era entusiasta. La parte migliore è stata la torta a forma di castello. Lezione 5. Avventura nel negozio di artigianato. C'è un negozio nelle vicinanze che ha molte opzioni per forniture artigianali. Oh, sembra perfetto.
volevo iniziare un nuovo progetto. Allora darò un'occhiata al negozio di artigianato, spesso hanno oggetti unici. Ottima idea! I negozi di artigianato possono essere tesori di ispirazione. Sì. Adoro sfogliare i diversi materiali e strumenti disponibili. Anche io. È incredibile come un piccolo oggetto possa innescare un'intera idea. Esattamente. Vediamo cosa possiamo trovare che ispirerà la nostra creatività. Non vedo l'ora. Sarà divertente esplorare insieme. Decisamente. Pianifichiamo una giornata per visitare e vedere tutte le possibilità. Lezione 6. Elementi essenziali per lo shopping. Durante lo shopping, ricordati di portare con te le tue borse riutilizzabili. È un ottimo promemoria. È essenziale ridurre i rifiuti di plastica. Sì. Inoltre, molti negozi offrono sconti per l'utilizzo di borse riutilizzabili. Esattamente. È una situazione vantaggiosa sia per l'ambiente che per i nostri portafogli. Tengo sempre un paio di borse riutilizzabili nella mia macchina per comodità. È intelligente. Dovrei iniziare a farlo anch'io. Rende lo shopping molto più semplice e sostenibile. Sono d'accordo. Prendiamo l'abitudine di usarli sempre. Di sicuro. Insieme possiamo contribuire ad avere un impatto positivo. Lezione 7. Termini di pagamento. Sembra ragionevole. Che ne dici dei termini di pagamento per il nostro accordo? Proponiamo un programma di pagamento mensile per mantenerlo gestibile. Sembra giusto. I pagamenti mensili possono aiutare con il budget. Esattamente. Garantisce che entrambe le parti possano adempiere comodamente ai propri obblighi. Apprezzo la chiarezza in questa disposizione, aiuta a evitare confusione in seguito. Sì, una comunicazione chiara è la chiave per una partnership di successo. Assicuriamoci di delineare tutti i dettagli nel contratto. Assolutamente. È importante che tutto sia documentato correttamente. Redigerò i termini e li invierò per la revisione. Lezione 8. Preferenze alimentari. Preferisci prodotti biologici o normali quando fai la spesa? Di solito compro regolarmente, ma sono aperto a provare opzioni biologiche. Questo è un buon approccio. Il biologico può essere più salutare in alcuni casi. Sì, ho sentito che frutta e verdura biologica spesso contengono meno pesticidi. Esattamente. Vale la pena considerarlo, soprattutto per gli alimenti che mangiamo spesso. Sono d'accordo. Facciamo qualche ricerca sui benefici dei prodotti biologici. Ottima idea. È sempre bene fare scelte informate. Sì, voglio assicurarmi di fornire il meglio per la mia salute. Pianifichiamo presto un giro per fare la spesa per verificare entrambe le opzioni. Lezione 9. Organizzazione dei progetti. Sì, l'ho fatto. Ho iniziato ordinando le cose in diverse categorie. Sembra un modo intelligente per iniziare a organizzare. Aiuta davvero a vedere tutto chiaramente. Esattamente. Una volta categorizzata, è più facile decidere cosa tenere o scartare. Sì.
Ho anche etichettato le scatole per renderlo ancora più semplice. È un'ottima idea. Le etichette possono far risparmiare molto tempo nella ricerca delle cose. Di sicuro. Mi sento più produttivo quando tutto è organizzato. Sono completamente d'accordo. Uno spazio ordinato può portare ad una mente ordinata. Facciamo insieme una sessione organizzativa simile qualche volta. Lezione 10. Acquisto di gadget. Ti piace acquistare gadget? Sì, adoro esplorare i nuovi dispositivi elettronici nel negozio. È fantastico. Ci sono sempre tanti prodotti innovativi in uscita. Esattamente. È emozionante vedere cosa possono fare le nuove tecnologie. Mi piace leggere le recensioni per vedere cosa vale la pena acquistare. Anche io. Le recensioni mi aiutano a prendere decisioni informate. Qual è l'ultimo gadget che hai adocchiato? Sto guardando i dispositivi domestici intelligenti. Sembrano davvero convenienti. Sono fantastici. Possono rendere le attività quotidiane molto più semplici. Lezione 11. Benefici dello yoga. Lo yoga è sicuramente benefico sia per la mente che per il corpo. L'hai mai provato? Sì, pratico yoga un paio di volte a settimana per rimanere centrato. È fantastico. Volevo iniziare anch'io una routine. È un ottimo modo per alleviare lo stress e migliorare la flessibilità. Ho sentito che aiuta anche con consapevolezza e concentrazione. Assolutamente. Ti insegna a essere presente nel momento. Non vedo l'ora di provarlo. Che stile pratichi? Di solito pratico Hatha Yoga perché è perfetto per i principianti. Lezione 12. Atmosfera vivace. Sono d'accordo, la musica ha reso davvero vivace l'atmosfera. A proposito, hai già incontrato il nostro ospite? No, non l'ho fatto. Ma ho sentito grandi cose su di loro. Sono davvero amichevoli e sanno come organizzare una festa fantastica. È bello sentirlo. Rende sempre più piacevole un incontro. Sì, non vedo l'ora di incontrarli e di sperimentare l'atmosfera. Non vedo l'ora di vedere quali altre sorprese hanno in programma per la serata. Anche io. È emozionante incontrare nuove persone e creare ricordi. Godiamoci la notte e immergiamoci in tutto il divertimento. Lezione 13. Ricerca hotel. Non ancora. Ho cercato online, ma non riesco a trovare l'hotel perfetto. Può essere frustrante. Cosa cerchi in un albergo? Voglio qualcosa di comodo, con buoni servizi e una posizione comoda. Questi sono sicuramente fattori importanti da considerare al momento della prenotazione. Sì. Preferisco anche i posti con recensioni positive da parte degli ospiti precedenti. È intelligente. Le recensioni possono fornire informazioni sulla qualità dell'hotel. Esattamente. Voglio assicurarmi un soggiorno piacevole durante il mio viaggio. Continuiamo la ricerca insieme. Forse possiamo trovare un ottimo affare. Sembra un piano. Apprezzo il tuo aiuto in questa ricerca. Lezione 14. Sicurezza nell'escursionismo.
Assolutamente, la sicurezza prima di tutto. Informiamo anche qualcuno sui nostri programmi escursionistici prima di partire. È un'idea intelligente. È sempre bello avere qualcuno che sa dove siamo diretti. Sì. Garantisce che qualcuno possa controllarci se impieghiamo più tempo del previsto. Esattamente. Inoltre, dovremmo far loro sapere il nostro orario di ritorno previsto. Sono d'accordo. In questo modo, avranno un'idea migliore di quando preoccuparsi se siamo in ritardo. È meglio prevenire che curare, soprattutto quando si esplora la natura. Decisamente. Assicuriamoci anche di portare con noi una mappa e abbastanza acqua. Bel pensiero. Rimanere idratati è fondamentale durante le escursioni. Sì. Sono entusiasta della nostra avventura ed essere preparati la rende ancora migliore. Lezione 15. Problemi di Internet. Spero che possano risolvere rapidamente questo problema. Ho bisogno di internet per lavoro. Sembra frustrante. Una connessione Internet affidabile è essenziale, soprattutto quando lavori da casa. Esattamente. Ho molte scadenze in arrivo e non posso permettermi ritardi. Hai contattato il servizio clienti per capire qual è il problema? Sì, l'ho fatto, ma hanno detto che potrebbe volerci un po' di tempo per risolverlo. È un peccato. Spero che accelereranno le cose per te. Lo spero davvero. Ho una presentazione importante da preparare. Capisco. Incrociamo le dita affinché il problema venga risolto presto. Grazie per il vostro supporto. Lo apprezzo. Lezione 16. Provare cose nuove. Hai provato quella nuova ricetta di cui ho parlato? Non l'ho fatto, ma ci proverò. Hai altri suggerimenti? Sì. Assicurati di misurare accuratamente gli ingredienti per ottenere i migliori risultati. Questo è un buon punto. Di solito faccio solo una stima, ma questa volta seguirò le misurazioni. Inoltre, non affrettare il processo di cottura, lasciare che i sapori si sviluppino pienamente. Fatto! Mi prenderò il mio tempo e mi godrò l'esperienza culinaria. Questo è lo spirito. Cucinare dovrebbe essere divertente e rilassante. Sono d'accordo. Sono entusiasta di vedere come andrà a finire. Non vedo l'ora di conoscere i tuoi risultati. Pianifichiamo una sessione di degustazione in seguito. Lezione 17. Giusto compenso. Questo è un inconveniente. Buona idea. È giusto per i problemi che abbiamo attraversato. Assolutamente. Quando le cose non vanno come previsto, è importante affrontarlo. Sì, dovremmo contattarci e discutere un possibile risarcimento per l'inconveniente. Sono d'accordo. La comunicazione è fondamentale per garantire che le nostre preoccupazioni siano ascoltate. Esattamente. Meritiamo di essere trattati equamente come clienti. Sì, e costituisce un buon precedente per le interazioni future. Redigiamo un messaggio educato che spieghi la nostra esperienza e le nostre aspettative. Ottima idea! È importante essere chiari su ciò che chiediamo. Prenderò l'iniziativa di scriverlo e potrai esaminarlo prima di inviarlo. Lezione 18. Fascino storico.
Da quando Cristoforo Colombo incontrò per la prima volta gli indiani d'America nel 1492, molti europei rimasero affascinati dalle loro culture. Sì, quell'incontro aprì la porta all'esplorazione e alla colonizzazione. È interessante come quel momento storico abbia plasmato il futuro di entrambi i continenti. Assolutamente. Ciò ha portato a un complesso scambio di beni, idee e, sfortunatamente, conflitti. Sì, e il fascino spesso ha messo in ombra le sfide affrontate dalle popolazioni indigene. Sono d'accordo. È essenziale riconoscere entrambi i lati della storia. Sì, comprendere la storia ci aiuta a imparare dagli errori del passato. Esattamente. Dovremmo sempre lottare per una prospettiva equilibrata. Continuiamo ad esplorare gli eventi storici e il loro impatto sul nostro mondo oggi. Lezione 19. Sfide quotidiane. Ehi, è stato un po' impegnativo per me ultimamente, ma sto facendo del mio meglio. Capisco. E tu? Come stai affrontando la situazione? Mi sono concentrato sul rimanere positivo e sulla ricerca di soluzioni alle mie sfide. È un atteggiamento fantastico. È importante andare avanti, anche quando le cose si fanno difficili. Sì. Sto imparando a fare le cose un passo alla volta. È saggio. A volte, piccoli passi portano a cambiamenti significativi. Esattamente. Apprezzo il tuo incoraggiamento, mi aiuta a rimanere motivato. In qualsiasi momento. Sono sempre qui per supportarti nel tuo viaggio. Grazie. Continuiamo a sostenerci a vicenda attraverso le nostre sfide. Lezione 20. Stili di pittura. È fantastico. Che tipo di dipinti crei solitamente? Mi piace di più lavorare con paesaggi e disegni astratti. Sembrano intriganti. I paesaggi devono essere così appaganti da dipingere. Sì, catturare la bellezza della natura è una delle cose che preferisco fare. E l'arte astratta consente tanta creatività ed espressione. Esattamente. Mi permette di sperimentare liberamente colori e forme. Mi piacerebbe vedere alcune delle tue opere d'arte prima o poi. Sarei felice di condividere. Sono sempre alla ricerca di feedback e ispirazione. Pianifichiamo una piccola vetrina d'arte in cui puoi esporre i tuoi pezzi. Lezione 21. Pianificazione di un viaggio. Buongiorno Anna, sto programmando un viaggio presto. Ciao Giovanni, qualche suggerimento su dove andare? Sicuro. Che tipo di viaggio stai cercando? Voglio un mix di avventura e relax. In tal caso, che ne dici di una destinazione balneare con sentieri escursionistici nelle vicinanze? Sembra perfetto. Hai in mente un luogo specifico? Ho sentito grandi cose sulla Costa Rica. È una scelta eccellente. Offre sia bellissime spiagge che lussureggianti foreste pluviali. Inizierò a cercare alloggi e attività. Lezione 22. Materiali per la pittura. Potrebbero essere necessari stencil, spugne e nastro adesivo per disegni precisi. Buono a sapersi. Adoro usare gli stencil per ottenere bordi netti nei miei dipinti.
Aiutano davvero a creare linee nette e ad aggiungere un tocco professionale. Esattamente. E le spugne possono creare trame così belle. Sì. Possono aggiungere profondità e dimensione alla tua opera d'arte. Mi assicurerò di raccogliere tutte quelle forniture prima di iniziare il mio prossimo progetto. Grande. Essere preparati renderà il processo più fluido e piacevole. Sono d'accordo. Non vedo l'ora di sperimentare questi strumenti nel mio prossimo dipinto. Pianifichiamo una giornata di lavoro in cui possiamo creare insieme. Lezione 23. Coinvolgimento della comunità. Programmi, azioni sociali, eventi di raccolta fondi, eccetera. Molte grandi chiese hanno un impatto significativo sulle loro comunità. Sì, spesso forniscono risorse e sostegno a chi ne ha bisogno. È stimolante vedere come interagiscono con le persone e fanno la differenza. Assolutamente. Il coinvolgimento della comunità è fondamentale per favorire le connessioni. Ammiro le organizzazioni che danno priorità alla sensibilizzazione e al servizio. Anche io. Mostra un impegno nell'aiutare gli altri e nell'elevare la comunità. Esploriamo insieme i modi in cui possiamo contribuire alle iniziative locali. Sembra un'idea fantastica. Mi piacerebbe essere coinvolto in progetti significativi. Insieme possiamo avere un impatto positivo e ispirare gli altri a fare lo stesso. Lezione 24. Celebrazione del compleanno. La mia amica Jane ha festeggiato il suo 10° compleanno lo scorso fine settimana ed è stato un evento davvero divertente. Sembra eccitante. Come ha festeggiato il suo giorno speciale? La sua casa era decorata con palloncini colorati e stelle filanti ovunque. Adoro una buona decorazione per le feste. Crea davvero l'atmosfera giusta per festeggiare. Sì, e c'erano giochi e attività in programma per tutti i bambini. Questo deve aver creato un'atmosfera vivace. Aveva un tema per la sua festa? Sì, era un tema da principessa e tutto sembrava magico. Che bello! Avevano una grande torta adatta al tema? Assolutamente. La torta aveva la forma di un castello e aveva un sapore incredibile. Lezione 25. Esplorazione del negozio di artigianato. C'è un negozio nelle vicinanze che ha molte opzioni per l'artigianato e le forniture. Oh, sembra perfetto. Volevo iniziare un nuovo progetto fai da te. Allora darò un'occhiata al negozio di artigianato, spesso hanno oggetti unici che ispirano la creatività. Ottima idea! I negozi di artigianato sono come scrigni del tesoro per le menti creative. Esattamente. Adoro sfogliare materiali diversi e vedere cosa attira la mia attenzione. Anche io. È incredibile come un piccolo oggetto possa innescare un'idea completamente nuova. Vediamo cosa possiamo trovare che ci aiuterà con i nostri prossimi progetti. Non vedo l'ora. Sarà divertente esplorarlo insieme. Decisamente. Prendiamoci una giornata e vediamo quali idee creative possiamo inventare. Lezione 26. Preparazione del rapporto. Con resoconti dettagliati potremo certamente includerli nella presentazione finale. Sì, disporre di una documentazione approfondita rafforzerà significativamente il nostro caso. Sono d'accordo. È importante fornire prove chiare a sostegno delle nostre tesi.
Esattamente. Più informazioni avremo, più convincente sarà la nostra argomentazione. Giusto. Inoltre, dimostra che abbiamo svolto le nostre ricerche e che siamo ben preparati. Questo è fondamentale, soprattutto quando si presenta a un pubblico più vasto. Sì, dà un tono professionale e crea credibilità. E aiuta a rispondere a qualsiasi domanda che potrebbe sorgere durante la discussione. Assolutamente. Penso che dovremmo iniziare presto a raccogliere i dati necessari. Lezione 27. Divertimento ecologico. Ho sentito parlare di un evento in cui le persone possono raccogliere rifiuti da vari punti della città. Sembra un'iniziativa eco-friendly. Sembra eccitante. È un ottimo modo per coinvolgere la comunità e allo stesso tempo aiutare l'ambiente. Esattamente. Inoltre, offre a tutti la possibilità di esplorare diverse parti della città. Sì, è sempre bello scoprire posti nuovi mentre si fa qualcosa di buono. E promuove il lavoro di squadra, poiché tutti si uniscono per una causa comune. Assolutamente. Può anche essere un ottimo modo per incontrare nuove persone che condividono interessi simili. Di sicuro. Penso che eventi come questo possano davvero favorire il senso di comunità. Decisamente. È un vantaggio sia per i partecipanti che per l'ambiente. Mi piacerebbe partecipare ad un evento del genere. Lezione 28. Opportunità di networking. È importante entrare in contatto con professionisti del nostro settore. Hai partecipato a qualche evento di networking di recente? Sì, in realtà ci sono andato la settimana scorsa. È stata una grande opportunità per incontrare nuove persone. Sembra fantastico. Che tipo di professionisti hai incontrato? C'erano persone provenienti da vari settori, che condividevano intuizioni ed esperienze. È così prezioso. Il networking può davvero aprire nuove possibilità. Assolutamente. È sorprendente come una conversazione possa portare a nuove opportunità. Di sicuro. Penso che dovremmo partecipare a più eventi insieme. Sì, rendiamolo un obiettivo. Costruire connessioni è così importante per la nostra carriera. Sono d'accordo. Inoltre, è un ottimo modo per imparare dagli altri sul campo. Lezione 29. Luoghi di interesse di Londra. Sapevi che molti degli edifici più famosi di Londra si trovano in una piccola zona centrale? Sì, è incredibile quanta storia e architettura siano racchiuse in quella parte della città. Esattamente. Puoi visitare monumenti come la Torre di Londra e Buckingham Palace, tutti raggiungibili a piedi. E i musei sono proprio dietro l'angolo. È un tesoro culturale. Assolutamente. Ogni edificio ha la sua storia da raccontare, il che rende l'esplorazione così affascinante. Sì, adoro come ogni visita possa sembrare diversa a seconda di ciò che scopri. Ed è bello sapere che c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare sulla città. Di sicuro, Londra è una città così vivace che ha così tanto da offrire. Non vedo l'ora di pianificare la nostra prossima visita ed esplorare altri di quei fantastici siti. Lezione 30. Condivisione delle risorse. Se ti servono delle mele, posso prestartene qualcuna. Ho più di quanto posso mangiare in questo momento. Veramente?
È così generoso da parte tua. Stavo proprio pensando di fare una torta. Perfetto! Le mele fresche sono ottime per la cottura. Che tipo di torta hai intenzione di fare? Sto pensando ad una classica torta di mele con cannella e crosta friabile. Sembra delizioso. Adoro una buona torta fatta in casa. Anche io. È un dessert così confortante, soprattutto quando è caldo fuori dal forno. Assolutamente. E condividere il cibo unisce sempre le persone. Sì, posso portare un po' di torta una volta pronta? Mi piacerebbe. Sarà un bel modo per goderti i frutti del tuo lavoro. Lezione 31. Trovare il posto perfetto. Buongiorno Anna, hai pensato alla location del nostro prossimo progetto? Ciao Giovanni, assolutamente. Ci vorrà del tempo, ma prima o poi troveremo il posto perfetto. Grande. Quali criteri stai considerando per la location? Accessibilità e risorse locali sono per noi fattori chiave. Ha senso. Dobbiamo anche considerare l'impatto sulla comunità. Giusto. Sarà essenziale il coinvolgimento degli stakeholder locali. Ci sono aree specifiche che hai in mente? Sì, sto guardando un paio di quartieri che sembrano promettenti. Esaminiamo insieme queste opzioni prima di prendere una decisione. Lezione 32. Appassionati di fotografia. Ehi Anna, stavo pensando di unirmi a un gruppo di fotografi. Ciao John, sembra emozionante. Qual è la tua motivazione per iscriverti? Voglio condividere suggerimenti e imparare dagli altri appassionati. È un ottimo modo per migliorare le tue abilità. Hai seguito qualche corso? Ancora no, ma sto valutando anche dei corsi online. L'apprendimento online può essere molto flessibile. Che tipo di fotografia ti interessa? Sono attratto dalla fotografia di paesaggio, soprattutto durante l'alba. Bellissimo! Catturare la luce naturale può creare immagini straordinarie. Sono d'accordo. Mi piacerebbe anche conoscere le tue esperienze fotografiche. Lezione 33. Voglia di cibo. Sto cercando di decidere tra un succulento hamburger o magari una sana insalata per pranzo. È una scelta difficile. Entrambe le opzioni sembrano deliziose a modo loro. Lo so. A volte, niente batte un buon hamburger, soprattutto quando è ricco di condimenti. Vero, ma d'altra parte, un'insalata può essere davvero rinfrescante e priva di sensi di colpa. Esattamente. Immagino che dipenda dall'umore in cui mi trovo oggi. Giusto. Hai voglia di qualcosa di sostanzioso o di qualcosa di leggero? Penso di essere propenso all'hamburger, ma l'insalata continua a chiamare il mio nome. Perché non averli entrambi? Potresti prendere un piccolo hamburger e un'insalata di contorno. È un'idea geniale. In questo modo, posso godermi il meglio di entrambi i mondi.